Eccoci qua ragazzi, buongiorno a tutti, bentornati sul canale Fiorentina-Napoli. Tatticamente parlando, con l'aiuto della lavagna qui dietro andiamo ad analizzare un paio di situazioni che potrebbero portare pericoli in casa Napoli. La Fiorentina è sì solida in difesa, già ovviamente perché siamo a inizio campionato, ma lì davanti stenta un tantino a trovare la quadra. Facciamo il punto della situazione, ci sono novità tra i convocati in casa Napoli. Fatemi sapere la vostra qui sotto nei commenti come sempre. Se vi va iscrivetevi al canale attivando la campanellina così non vi perdete alcun contenuto. Se vi piace questo video un bel like fa piacere al sottoscritto e diamo una mano all'algoritmo. Ovviamente consigli per gli acquisti stasera, finita la partita, immediato post partita live salottino partenopeo, al fischio finale iniziamo e ci vediamo in live nel caso volete partecipare. Partiamo dai numeri di questa Fiorentina. Dal punto di vista difensivo, ovviamente sono solo due le partite di riferimento in campionato, però due pareggi fatti, presenta comunque una solidità difensiva, 83,2% di passaggi riusciti, e quindi per quanto riguarda la fase di impostazione sono abbastanza precisi, 55% di possesso palla medio, quindi è una squadra che comunque vuole portare palla, vorrebbe imporre il proprio gioco. Vediamo se il Napoli riesce poi ad imporsi per quanto riguarda la situazione territoriale. Dico situazione territoriale perché ci spostiamo alla lavagna qui dietro e la Fiorentina presenterà un 3-5-2 perché Gudmundsson non dovrebbe essere ovviamente del match. Si parla, vedremo, lo recuperiamo, lo portiamo, lo convochiamo. Comunque c'è una Fiorentina con un trequartista di ruolo e senza il trequartista, perché sono due condizioni completamente diverse. Però considerando che presentano una difesa a 3 con i quinti Dodò e Gosens, noi dobbiamo fare attenzione quando loro impostano, dobbiamo diciamo azzeccare le scelte per quanto riguarda la pressione. L'abbiamo fatto bene contro il Sassuolo, se ricordiamo il centrocampo del Napoli vedeva un De Bruyne andare a pressare in questa zona qui, poi dipende se la palla la porta ovviamente diciamo il braccetto tra virgolette di destra o la palla va direttamente al quinto, che in questo caso sarebbe Dodò. Comunque la Fiorentina quando esce da dietro predilige comunque l'ampiezza per stemperare la tensione avversaria e quindi allargare il gioco e cercare di salire sulle fasce. I quinti sono importantissimi per quanto riguarda la Viola anche in situazione offensiva, tanto è vero che li proiettiamo in avanti con i tre centrocampisti che potrebbero essere Fagioli, Somme e Mandragora, però è ancora in forza, le andremo a vedere le probabili formazioni di questa mattina, che ovviamente sono qui e scendono i due quinti e dobbiamo fare attenzione a quelle situazioni da quinto a quinto, ovvero scende Dodò, Gosens o taglia verso diciamo il centro del campo o si fa tutta la fascia, dipende poi dalla soluzione che sceglie un Fagioli di turno. Se Fagioli dovrebbe prediligere andare sull'esterno, allora Gosens taglia verso l'interno e nel caso il pallone sia a destra, attenzione a questi traversoni da una parte all'altra perché dobbiamo coprire bene i quinti quando scendono, che sia Gosens da quella parte o Dodò da quest'altra parte, perché poi diciamo che sono quelle situazioni che ti dimentichi molto spesso, ma non solo il Napoli, sono situazioni pericolose che vivono tutte le squadre di calcio. Bisogna fare attenzione a quel quinto che poi è dietro di te, lo vedi, non lo vedi, e quindi bisogna marcarlo come si deve perché la Fiorentina arrivata qui, un attimo che cancello così ci capiamo un tantino meglio, la Fiorentina è arrivata in queste zone di campo, comunque decide se scendere, se scaricarla qua al limite dell'area, al limite per un tiratore di turno che possa essere un Fagioli in questo caso, o vedremo chi gioca a centrocampo. C'è un Mandragora che molto spesso quando scendono i due quinti comunque va a occupare l'area di rigore per eventuali cross e quindi bisogna fare molta attenzione per quanto riguarda la situazione da quinto a quinto. Poi abbiamo detto che c'è una Fiorentina con o senza il trequartista, perché sono due condizioni
completamente diverse, tant'è vero che Pioli al trequartista, un Gudmundsson di turno in questo caso, dà molta libertà, quindi molte volte il trequartista si stacca, tra virgolette, da una linea d'attacco e va a ricevere il pallone un po' più dietro, tipo qui, quindi si porta comunque il diretto marcatore a sé e crea quello spazio per le due punte che prediligono stare qui e trovarsi nelle condizioni di correre fianco a fianco con i centrali di difesa. Detto questo, ovviamente non sappiamo se Gudmundsson sarà del match, non credo, perché le ultime non sono confortanti per quanto riguarda, diciamo, il calciatore in casa viola, però dobbiamo fare attenzione alle due punte della viola che poi vanno a fare spalla a spalla con i centrali, diciamo, avversari, e dobbiamo coprirli come si deve. Possono essere Ken e Zeko, andremo a vedere poi le probabili formazioni. Fatto è che dal punto di vista offensivo pecca un tantino anche nei numeri, un po' di imprecisione, deve trovare la quadra, ma a livello difensivo, come abbiamo analizzato poc'anzi, dal punto di vista del salire da dietro, comunque sanno il fatto loro ed hanno una mediana che dal punto di vista dell'incontrismo comunque è, non voglio dire tanta roba perché poi sarei eclatante, però è una squadra ben organizzata e con valori da non sottovalutare nella maniera più assoluta. Detto questo, le ultime di formazione, le ultime in casa Napoli, perché abbiamo visto Neres tra i convocati, Gutierrez è tra i convocati, e quindi ovviamente non sarà questa la partita dove si andranno a schierare tutti i nuovi acquisti, vedremo tutti i calciatori, però è un Napoli che comincia, diciamo, a ricomporsi del tutto con il mercato fatto. Servono tutti quanti, lo ha detto il mister anche ieri in conferenza, avrebbero bisogno di tempo, ma non ne abbiamo, quindi dobbiamo solo sperare che la partita si metta su un binario abbastanza favorevole, il Napoli riesca poi a sbloccarla quanto prima. La Fiorentina non dovrebbe essere quella squadra, così come abbiamo visto il Cagliari, difficile da scardinare, dovrebbe essere comunque la squadra che gli spazi te li lascia. Non dobbiamo lasciare nemmeno spazi a loro, perché lo abbiamo visto, le situazioni comunque sui quinti sono da non sottovalutare. Se lasciamo spazio o ci addormentiamo su qualche situazione, sono molto rapidi nel puntare comunque l'area avversaria e creare pericolosità. Poi bisogna vedere se dal punto di vista tecnico riesci a imbucare, riesci a buttarla dentro, è tutto un altro paio di maniche, però noi dobbiamo tenerli quanto più possibile lontani dalla nostra area di rigore. Detto questo, le ultime sul Napoli: Antonio Conte perde Rachmani, che ha rimediato l'infortunio nazionale, si prepara comunque a un 4-1-4-1 con una difesa inedita. Tra i pali dovrebbe essere ancora Meretti il favorito su Savic, in retroguardia Di Lorenzo, Beukema, Buongiorno. Juan Jesus ce lo danno ancora in ballottaggio, ma credo, come abbiamo detto ieri nel video, giochi Buongiorno, e quindi forse preservare uno dei due per la situazione Champions. Centrocampo Lobotka, De Bruyne, Anghissà e ovviamente Scott McTominay, dietro Lucca, che dovrebbe essere la prima punta, con Højlund che si siede in panchina e può tranquillamente subentrare, lo abbiamo visto anche in nazionale. Pioli deve fare i conti con i problemi fisici di Gudmundsson, tornato acciaccato dal ritiro della nazionale. L'islandese potrebbe dare forfait e quindi il tecnico viola studia questo 3-5-2 con una mediana più pesante. De Gea in porta, Comuzzo, Pongracic e Ranieri ovviamente i tre di difesa, sulle fasce Dodò e Gosens come quinti, in mezzo Mandragora, Nicolussi, Caviglia, Fagioli o Fazzini, in attacco un duello Piccoli Zeko per affiancare Ken. C'è Quamé infortunato, almeno indisponibile per quanto riguarda la Fiorentina, e quindi in mediana potrebbe esserci Fazzini, potrebbe giocare Fagioli, lo stesso Nicolussi Caviglia. Se Nicolussi Caviglia dovesse giocare, Nicolussi Caviglia fa prettamente il regista della Fiorentina, ovvero quel calciatore che detta i tempi, quel calciatore che quando sei in difficoltà e la squadra avversaria è in pressione, comunque diventa quel porto sicuro, come lo è il nostro Lobo, come lo è stato da sempre il nostro Lobo, lo stesso Jorginho in tempi non sospetti. E quindi diciamo che portargli l'uomo addosso a Nicolussi Caviglia nel caso giochi sarebbe cosa buona e giusta, quando la Fiorentina ovviamente imposta da dietro. Poi abbiamo visto il Napoli che con il recupero palla
sta messo molto bene e poi recuperato il pallone sappiamo assolutamente cosa fare, abbiamo calciatori di qualità, la partita si può assolutamente portare a casa dal punto di vista tecnico, ma è complicata per il campo dove vai a giocare, per la piazza, per l'ambiente che vai a trovare contro la Fiorentina. Non è mai semplice e non lo sarà per tanti in Serie A. Detto questo, comunque dobbiamo fare il nostro e siamo contentissimi che Neres e Gutierrez siano stati convocati, perché comunque comporre tutta la rosa e avere tutta la rosa a disposizione, come ha detto il mister, diciamo che diventa fondamentale con gli impegni ogni 3 giorni. Non voglio farvi la testa ovviamente così dal punto di vista tattico e analitico, anche perché sono solo 2 le partite e le uscite delle squadre in Serie A che possiamo e che sono andato un attimo ad analizzare. Però attenzione a questa Fiorentina, duello in mediana, vinceremo noi in mediana, saranno loro a sovrastarci, vedremo. Però diciamo che dal punto di vista tattico la situazione a centrocampo diventa fondamentale. Sempre Forza Napoli, ci vediamo nel prossimo contenuto, anzi ci vediamo in live stasera 22:45, 22:50, poi dipende a che ora finisce il match. Voi attivate la campanellina, restate ovviamente sintonizzati sul canale, ricevete la notifica una mezz'oretta prima, vi collegate e ci facciamo il post partita immediato insieme con le reazioni a caldo per ciò che sarà stato il match. Prima però tutti a gufare ovviamente Juve-Inter, partita che diciamo vedremo prima della nostra e quindi al risultato acquisito non dobbiamo farci condizionare. Io voto come sempre per una X in questo caso, così nel caso porti a casa i 3 punti da Firenze potresti recuperare 2 punti su tutte e 2 le squadre. Però se devo proprio scegliere una squadra che deve vincere quello scontro da Juve e Inter, allora mi prendo l'Inter per recuperare 3 punti, per prendere 3 punti sulla Juventus, che al momento vedo più in condizione dal punto di vista psicofisico, e quindi diciamo che l'Inter è ancora un tantino sbandata, sta ritrovando la quadra, sta cercando di rimettersi un attimo in sesto. Quindi se devo sceglierne una, la vittoria dell'Inter in esterno contro la Juventus per guadagnarne 3 poi sui bianconeri. Questa è la mia personale opinione, fatemi sapere la vostra. Sempre Forza Napoli, ciao.